Prima di iniziare vi faccio subito una domanda. Giudichereste mai una canzone da un pezzo del testo? Giudichereste mai una canzone leggendo gli accordi? Giudichereste mai una canzone anche solo da un pezzettino della stessa canzone? Oppure forse per giudicare la canzone abbiamo bisogno di ascoltare la canzone? Bentornati a Memoria 8 bit ed eccoci a un nuovo video di Sergio Parla di Cose. È appena uscita la notizia di questa nuova serie animata dedicata alle tartarughe ninja che si intitolerà Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, complicatissimo da dire, di cui ancora non sappiamo nulla. E nonostante tutto, nonostante sia proprio freschissima la notizia appena uscita, già ho letto una quantità incredibile di commenti negativi semplicemente giudicando la serie da immagini, perché la serie sarà così e invece sono tutti affezionati alla vecchia serie a cartoni che era così, che oggettivamente è molto diversa, esattamente come, tanto per fare un esempio molto recente, lo è stata la nuova serie dei DuckTales. Abbiamo visto, prima ancora dell'uscita del primo episodio, una quantità di polemiche come se avessero fatto chissà cosa, prima ancora di vedere un episodio, prima ancora di capire e poter realmente giudicare la serie, non limitandosi soltanto ai disegni, perché le cose che io ho già letto non sono semplicemente i disegni non mi piacciono, che può essere un'analisi molto soggettiva, immediata, estetica, che comunque si dovrebbero sempre vedere all'interno di un episodio, come i DuckTales, ma va bene, quello possiamo, diciamo, in qualche modo accettarlo, ma invece già tacciarla per una serie sbagliata, ho letto della roba del tipo la stanno rovinando, hanno rovinato tutto, non sarà mai in quel modo perché addirittura ci sono supposizioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche proprio emotive dei personaggi, perché potrebbero cambiare i caratteri, ma non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo. E volete sapere qual è la cosa che più mi fa impazzire di questa polemica immediata fatta da gente grande, affezionata alla serie vecchia, che però non si rende conto che la serie vecchia, perché qui è molto diverso dai DuckTales, dove noi avevamo un riferimento di una serie precedente che comunque era legata a un mondo, quello dei personaggi Disney, molto ben preciso e molto coerente rispetto a quello che comunque è stata l'idea fin da sempre di quei personaggi, che ovviamente si sono evoluti nel tempo anche attraverso i vari autori. Chiaramente nei DuckTales l'autore di riferimento è Carl Barks con le sue storie a fumetti, però nel caso delle tartarughe ninja è fantastico perché non tutti sanno, o comunque chi lo sa fa finta di niente, che la serie a cartoni non è l'opera primaria di questo brand, perché prima della serie a cartoni c'è un fumetto e questo fumetto è molto diverso dalla serie a cartoni. È molto diverso nello stile dei disegni, guardate, ed è molto diverso nei toni della storia, perché il cartone lo hanno reso più per ragazzini, mentre invece il fumetto era un fumetto che veniva venduto, fra l'altro era un fumetto underground, dipendente, quindi era molto particolare, con dei toni abbastanza cupi, violenti, cosa che invece nel cartone era tutto un po' edulcorato, fatto apposta
per un pubblico di bambini, perché poi queste cose ce le possiamo vedere anche da grandi, ma quella serie a cartoni era ovviamente pensata per un pubblico di bambini a cui vendere anche i giocattoli. Quindi, a differenza di DuckTales, ci troviamo davanti un brand che da bambini abbiamo accettato la sua versione a cartoni animati perché non sapevamo nulla di quella serie e l'abbiamo amata per come era. Che ce ne fregava se il fumetto era diverso, non lo conoscevamo e comunque anche se l'avessimo conosciuto ci sarebbe fregato niente perché eravamo bambini e avevamo semplicemente voglia di divertirci. E non abbiamo fatto alcuna polemica rispetto al fatto che era diverso dal fumetto. Adesso, quelli che abbiamo visto la serie a cartoni da bambini e siamo cresciuti, tra l'altro varie generazioni, perché le Tartarughe Ninja hanno colpito diverse generazioni, quindi non soltanto quelle della mia età, anche almeno una generazione dopo, se non quasi 2 generazioni dopo, tristemente, per quanto sono vecchio. E il principio qual è? Che adesso noi siamo grandi e facciamo il paragone con la serie originale animata e diciamo non c'entra niente, avendo visto delle immagini, non c'entra niente, sarà diversa, rovinerà le Tartarughe Ninja. E facciamo questo discorso solo perché siamo grandi, forti della nostra consapevolezza, forti di avere un riferimento. Ma se noi avessimo visto quella serie a cartoni da grandi, quindi con la consapevolezza adulta della serie a fumetti originale, come avremmo reagito? Non l'avremmo accettata. Non l'avremmo accettata, perché anche quella era completamente diversa dal riferimento e dall'opera originale, nei caratteri dei personaggi, nello stile del disegno, nei toni della storia, in quello che succedeva. E invece ci andava bene. Quindi adesso, come sarà questa nuova serie delle Tartarughe Ninja? Non lo sappiamo! Non lo sappiamo! Questa è la cosa fantastica! Non giudicate qualcosa se ancora non avete idea di come verrà realizzata. Poi magari potrebbe anche essere bruttissima. Poi magari i personaggi potrebbero essere stravolti in maniera fastidiosa. Poi magari ci lamenteremo veramente tutti, ma almeno con la consapevolezza di aver degli indizi, qualcosa tra le mani da poter realisticamente utilizzare come riferimento per un giudizio. C'è tanta gente che ha odiato le immagini nuove dei DuckTales prima che uscisse la serie e che poi, dopo aver visto la serie, si è ricreduta, nonostante i disegni di base non facessero impazzire ad alcuni di loro. Poi ho letto innumerevoli commenti di conseguenza del tipo: i disegni all'inizio non mi piacevano, però mi sono ricreduto. Perché? Perché questa nuova serie DuckTales è bellissima, è scritta benissimo. Poi può anche non piacerti, sia chiaro, ma almeno lo fai dopo aver visto un episodio, almeno uno, e non un trailer, perché anche il trailer è ingannevole e non è uno strumento di giudizio oggettivo, perché anche nel caso dei DuckTales col trailer pure lì cos'è questa roba tutta spigolosa, tutta diversa, chissà che schifo, mamma mia non lo vedrò mai. Poi invece ce lo sono visti molti di questi che si lamentavano e o hanno ammesso candidamente che invece gli è piaciuto, oppure zitti zitti non lo ammetteranno mai. E poi magari c'è qualcuno a cui realmente è continuato a non piacere, perché è giusto che sia così. Questa nuova serie delle Tartarughe Ninja non è che debba piacere per forza, ma perché dobbiamo giudicare le cose prima di averle viste. E per viste non basta un disegno e non basta un trailer, perché queste opere sono fatte
di vita animata e quindi noi dobbiamo vederle nella loro completezza. Non possiamo giudicare un quadro da una pennellata, non possiamo giudicare un fumetto da una vignetta o da una pagina. Abbiamo bisogno di leggerlo interamente. Stessa cosa sarà per questa nuova serie delle Tartarughe Ninja. Io vi invito sempre ad avere, se noi vogliamo comunque continuare a parlare di queste cose, come facciamo costantemente, gli occhi di un bambino. Non dobbiamo giudicare le cose con gli occhi di un vecchio o, se non vi piace il termine, di un adulto. Perché è giusto che noi siamo ricchi di informazioni, siamo più consapevoli delle nostre passioni. Però è molto sbagliato giudicare qualcosa senza ricordarci che dovremmo prediligere il magico momento in cui da bambini accendevamo la televisione e quello che ci passava ce lo beccavamo e ce lo guardavamo senza grandi problemi, anche delle cose che facevano schifo. Non le Tartarughe Ninja, ma sempre viste con gli occhi di un bambino.